Caro Giulio, abbasso? Abbasso da qua. Fa un quiz per i nostri follower. Che cosa stanno ascoltando? Basta, adesso è troppo facile, già l'hanno capito. Esatto, non solo, ma poi dopo YouTube ci secca per il copyright. Allora, cari amici follower, oggi è una giornata diversa dal solito. Sai perché, Giulio? Perché sono già successe tutte le sfighe che potevano succedere stamattina. Quindi probabilmente siamo a posto. Non lo diciamo nemmeno, vabbè. Perché è stato Giulio che ha voluto fortemente questa coppia di diffusori GBL, quindi attenzione, qualche motivo ci sarà pure. Esatto, c'è sempre motivo per cambiare idea, quindi un giorno mi vedrete in giro per Roma passeggiare con le cuffie in testa, probabilmente. Oppure con queste due. Dunque, queste JBL grandi e grosse io le ho sentite a casa di un signore dal quale mi ero recato per una compravendita di un alimentatore, molto gentile e molto simpatico, che ce le aveva e aveva messo da parte un bel impiantone, insomma, tanta roba, perché si era invaghito di questi diffusori. Me li ha fatti sentire un attimo, mi sono sembrati interessanti e quindi ci siamo industriati per averli in prova e continuo a confermare che sono molto interessanti. Esatto, quindi subscribe, campanella, seguiteci, fra poco vi spieghiamo perché piacciono tanto a Giulio. Ma abbiamo detto che modello sono? Le 4329P DJBL. ok? A tra poco, ciao! Allora Giulio, perché ti sono piaciute tanto dal tuo amico? Mi ci posso appoggiare? Ti ci devi appoggiare. Poi si arrabbiano. Lo so che devi fare. Queste però non sono lucide, non sono normali. No. Partiamo proprio dalla rifinitura, perché queste non solo sono disponibili anche in questo splendido color legno noce americano, ma anche in bianco. Telefoni bianchi. Telefoni bianchi. No, mi piacciono più così. Senza dubbio. Senza dubbio. E sono caratterizzate da questo coloretto celeste. Molto pro style. Molto pro style, perché queste fanno parte della linea Studio Monitor. Studio Monitor. Allora, è un diffusore non piccolo, lo vedete. Insomma, le dimensioni sono abbastanza cospicue. Ed è un diffusore caratterizzato da due tubi di accordo, quindi è un bass reflex, un woofer da 20 che si fa sentire in maniera piuttosto preponderante. Lo diremo nelle note di ascolto. A me sembra che ci sia il suono JBL, ma molto più teso rispetto a quelle altre che noi avevamo sentito, le 4305P di cui abbiamo fatto la prova sì. Che però avevano un woofer da 13, quindi decisamente più piccolo. Decisamente più piccolo. Queste non solo ovviamente scendono più in basso, ma a me sembrano più veloci, più controllate, un più tese, sì. Un po' più, come dire, affine a quelli che sono i miei gusti. I tuoi gusti. Vai. Quello che è interessante è che, come forse potete vedere, qui è tutto rigorosamente spento, ovvero questi sono dei diffusori attivi, hanno praticamente l'alimentazione 1 e 1-2, li collegate alla presa di corrente, li accendete perché hanno un interruttore posto sul posteriore, dopodiché con cosa li sentite? Allora, la prima soluzione, la più pratica, è quella di collegarli alla rete Ethernet. Quanto ti voglio bene, Giulio. Allora, il 90% delle persone probabilmente avrebbero pensato è ascoltarli in Bluetooth. Ecco, quello è vietato. Sì, li si può ascoltare col Bluetooth. Francamente mi sembra, ma lo abbiamo detto tante volte, insomma, proprio una sorta di insulto alla bontà di questi diffusori. Però comunque Bluetooth 5.3, aptX HD, ultima versione, bla tutto bla quello bla. che ti pare, funziona, peraltro funziona perché appena scartate e messe qua sopra le abbiamo ascoltate col Bluetooth, funziona. Però poi io che sono antico ho attaccato il cavo Ethernet dietro a quella lì che è il diffusore main, poi un altro cavo Ethernet che arriva a questa qua che è il diffusore slave. Sul pannello delle impostazioni gli si dice questa è la cassa che sta a sinistra, questa è la cassa che sta a destra. Però
Volendo si può non usare proprio i cavi e quindi collegarle direttamente e utilizzarle in wifi, e anche il collegamento tra le due casse si può fare in wifi. Quindi chi non può collegare il cavo, chi non ha il cavo, chi non vuole il cavo, bla bla bla, le può tranquillamente utilizzare in wifi sia fra di loro che con il collegamento con la rete. Però perde una parte di risoluzione, perché con il cavo è 192/24, senza il cavo è 96/24, il che mi sembra comunque poco, poco importante, perché tanto buona parte dei file che si ascoltano e che sono disponibili sono al massimo 96/24. Quali sono gli ulteriori ingressi di questi diffusori? Di questo diffusore, perché gli ingressi ce li ha lui. Sono lì. Allora sono XLR. Sì. Poi l'ingresso XLR è di quelli di tipo Pro, quindi c'è anche l'ingresso per jack 6,3 al centro, ma Sì. poi lo state vedendo. Poi c'ha USB-B, quindi può fungere da DAC collegato a un computer. Sì, che è una configurazione un po' bislacca, mi immagino che uno ha un cavo lungo e poi il PC da qualche parte li pilota, ma comunque c'è. Poi c'è Toslink. Toslink, esatto, e poi c'è mini jack 6,3. Esatto. No, 3,5 scusate. Ma la cosa molto interessante è l'uscita sub. Perché, Giulio? Perché? Allora, c'è una uscita sub che fa l'autosensing eventualmente quando c'è il sub collegato. Quindi vede che c'è un sub collegato e a quel punto una fetta del segnale, la fetta più in basso, la manda al sub, l'altra la passa al diffusore. Dicesi filtro passa alto. Esattamente. Però c'è anche, se uno non utilizza il sub, come in questo caso qui, una regolazione che si chiama bus contour, che serve a decrementare, diminuire di meno 3 dB la gamma bassa. Quindi se ad esempio li avete perché siete costretti a tenerli vicino al muro e quindi c'è un po' di rimbombo, potete intervenire con questa piccola regolazione. Esatto. Fine. La cosa molto interessante è la configurazione bus reflex anteriore. Sì. Perché questo permette, ma lascio magari la parola all'architetto, di poterle inserire anche all'interno veramente di una libreria, anche se tu storci il naso. No, allora storco il naso per due motivi, perché quando cominciano a essere diffusori di questa stazza e sono dei diffusori che generano tanta energia, se tu le metti all'interno di una libreria comincia a muoversi tutta la libreria. Questo è vero. Quello è un po' il problema. Però in versione appoggiato su uno stand puoi permetterti di avvicinarti abbastanza alla parete di fondo. Quindi come facilità di inserimento e come versatilità io direi che tanto di cappello, perché poi queste sono UPnP DLNA, quindi le vedete immediatamente con qualsiasi player di questo tipo, sono AirPlay, sono Chromecast, sono tutto quello. Quindi noi le abbiamo utilizzate con AirPlay da un iPhone e da un iPad senza alcun tipo di problema, e UPnP, quindi minim server, i NAS che servono su minim server li hanno visti immediatamente. Poi c'è Chromecast. E poi c'è un loro applicativo compatibile con tutti i device del gruppo GBL, quindi del gruppo Harman, per cui anche altri marchi. Corrisponde più o meno a Bubble UPnP, o insomma più o meno. Però volevo tornare un attimo sul diffusore, perché questo è un diffusore. Io intanto volevo mostrare il telecomando. Però è quella la telecomando. Ecco. È un diffusore multi-amplificato attivo, ok? Che quindi ha due amplificatori, uno da 250 watt e uno da 50 watt, il primo per il woofer e il secondo per il tweeter. Quindi ha un tipo proprio di pilotaggio molto diverso rispetto a quella che è una cassa passiva a cui siamo abituati. Quindi questo suono che poi in sala d'ascolto vedremo e che abbiamo riscontrato entrambi è in parte dovuto proprio a questo tipo di configurazione, che non è una configurazione comune. E che a te tanto piace questa A me piace da morire la multiamplificazione attiva. E a questo proposito rimandiamo all'articolo che hai scritto sul sito. Articolo che ho scritto sul sito e video che ho fatto pure. E video che hai fatto. Quindi vuol dire che mi piace proprio tanto. Sì, mi piace tanto. Allora, la tromba
che ha un tweeter, una cupola da 2,5 cm, è in tecnologia HDI e ha questo insieme di insieme. lobi Esatto. che dovrebbero favorire la dispersione. Secondo te la favoriscono? Allora, devo dire che rispetto alle trombe standard, che tendono a essere un po' direzionali, la dispersione di queste trombe a me è sembrata ottima, o quantomeno, insomma, in questo ambiente si sono comportate in maniera assolutamente sovrapponibile a quelle di un tweeter tradizionale a Sì. cupola. Non c'è quella cosa che se sposti la testa dal punto preciso l'immagine collassa. Qui è veramente molto ben distribuito il suono. Esatto. Quindi, Ultima cosa, prima di passare allo sventramento, sì, il pannello di controllo. il su quello pannello lì. di controllo, e poi volevo anche dire il prezzo. Dico prima il prezzo. Vai, di prezzo. Allora, il prezzo è 4.000 euro la coppia, che teoricamente potrebbe sembrare tanto. Io vorrei, a chi sta per scrivere un commento fuori dalle righe, Diciamo. che sta comprando 4 amplificatori finali, 2 da 250 e 2 da 50, due Diffusori. casse, 2 diffusori con un woofer da 20 e una bella tromba della serie professionale della JBL, sta comprando un network player, Un DAC. un DAC, e quindi forse per 4.000 euro Oh, e non sta comprando della robetta o robaccia, no, sta comprando roba veramente ottima. Esatto, quindi insomma, prima di scrivere un commento vi prego di pensarci molto bene sopra. Allora, gli ingressi li abbiamo già detti. No, gli ingressi, volevo soltanto dire, lato interfaccia utente, che Sì. su quel diffusore lì, Su che è questo, quello master, sì. e lo stiamo vedendo adesso, c'è un pannello di controllo che permette di fare le varie configurazioni, selezionare gli ingressi e via Sì, discorrendo. con un leddino, con dei leddini. Dei che leddini. ci- Come detto poc'anzi, c'è anche un telecomando che permette la selezione degli ingressi, on-off, Volume. stand-by, volume, le solite cose. Vai. Di qua. Andiamo allo sventramento. Ciao, a tra poco. Ciao, ciao. Giulio, ci troviamo nella parte posteriore di questo splendido diffusore GBL 4329P, come Palermo. Come Palermo, ok? Mi metto gli occhiali, sì. Ho svitato, Una miriade di viti e vitarelle. sì, anche troppe. Adesso cominciamo, ce la fai a entrare dentro la cassa, così vediamo prima di tutto l'alimentatore, che è questo qui? Allora, Questo qui sotto è l'alimentatore. indicamelo un momento. Eccolo, e questo qua sotto. Qui. Se riesci a Questa- scostare un po' la schedona. Oh, eccolo qua. Ok? Sì. Perché dici? Come fai a saperlo? Non so, come fai a saperlo? Perché entrano questi due cavi che sono i cavi della 220 che vanno nella IEC, Ah, poi ok. finiscono nell'interruttore e poi dopo l'interruttore escono e vanno dentro l'alimentatore. Che è un cospicuo Sì, scatolottone. è grosso perché questo fa alimentazione dell'amplificazione dei bassi, dell'amplificazione degli alti e anche del DSP. Quindi Ok. è un triplo alimentatore. Oh, e questo groviglio invece di... Allora, questo groviglione qua che Eh? vedi di cavi è variopinto, nel senso che c'è prima di tutto questa qui che è l'uscita del woofer. Aspetta che te la faccio vedere meglio. Eccola qua, ok? Che è ovviamente scollegato È perché... scollegato perché l'abbiamo smontato. Poi c'è l'uscita del tweeter, che è questa qua. Quest'altro cavo è l'uscita del tweeter. Sì, sotto Ok. si vede il tavolo. Benissimo. Sì. Poi c'è tutto il cablaggio del pulsantiere anteriore. Giusto? Quindi c'è il LED, quindi la parte di sopra e tutta la parte di sotto con questa anche fettuccia, piccola fettuccia che vediamo qua. Ok. Ok? Quindi tutto il cablaggio è avvolto in questa gomma piuma. Esattamente. E queste invece sono le uscite dell'alimentatore Sì. che entrano poi, come possiamo vedere, dentro qua alle sezioni finali e qui alla sezione DSP. Perfetto. Questa schedina che io vedo dal lato mio, Questa schedina è la schedina degli ingressi digitali e analogici, quindi la scheda corrisponde con questa parte qua. perfetto. Ok? Adesso ritiro su di nuovo.
E mostriamo i tubi di accordo. I tubi di accordo dopo, Ok, perché scusa. si vedono meglio dalla parte Dall'altro del woofer, lato. ok? Ok. Questa è la scheda DSP, Sì, tutta la scheda DSP è Ethernet, ok. che ovviamente non si può vedere perché è chiusa e non staremo ad aprire, invece questa è solamente la parte delle sezioni finali. Ok, perché dico questo? Perché questa corrisponde poi con la letta di raffreddamento. Ah, certo, col dissipatore. Posso chiudere? Così facciamo vedere il dissipatore, eccolo qua. Corrisponde esattamente col dissipatore. Ok. Adesso tra poco la ribaltiamo e vi facciamo vedere woofer, tweeter e tubi di accordo. Questo lo conosciamo, cos'è? Perché Sì. è il cablaggio del woofer, giusto? Sì, ma io prima di tutto, però, Sì, fai. posso dire, porca miseria quanto è spesso il legno. Eh sì, sarà 2,5, secondo me 2,5. No, è di più, è 3, è 3. Azz, Tantissimo, tanto. Questo spiega perché pesano un accidenti questi Sì, diffusori. pesano tantissimo. Allora, abbiamo riposizionato al suo posto il pannello posteriore Sì. con il suo bello scatolone dell'alimentatore e della sezione di amplificazione di DSP e qua scorgiamo belli i due tubi di accordo Esatto. che sono- poi sbucano, eccoli qua davanti, uno Sì. e due. sono ripiegati Sì, e arrivano fin qua. sono di plastica. Sì, sono di plastica, diciamo 20 per 10. 20 e 10. Ok. Sono due. E sono fissati con questi morsettoni al fondo o al lato del diffusore, giusto? Al lato, sì, Sì, al lato al del lato. diffusore. Ok. Dunque, poi Twitter che sta qui e che non possiamo far vedere perché davanti c'è l'elettronica DSP. Sì. Vediamo il woofer, ok? Sì. Così. Mica male così, no? Sì. Questo woofer in carta e ha un materiale, perché non è solo carta, è un materiale particolare, sembra quasi plastica, sì. Quel materiale speciale che stanno usando anche per la serie HDI, quindi per la serie più costosa. Il cestello, come si chiamano queste? Le razze avevamo Ha detto. delle razze, giusto, ha delle razze molto belle, Sì. molto ben disegnate e queste servono, l'abbiamo detto tante volte, lo ridiciamo, per scongiurare le riflessioni vicine che la membrana crea muovendo l'aria posteriormente. Ma posso dire una cosa? Sì, devi. Non vi diremo di che materiale è fatto. Diciamo che è metallico, perché ogni volta che noi diciamo qualche materiale c'è qualcuno che dice no, non è vero, è fatto di quell'altro, no, non è vero, è fatto di Allora, quell'altro. è fatto di un materiale metallico. È un matto di un materiale metallico, va bene? Poi ci sarà qualcuno che dice no, è in plastica. Ma insomma, Però non è in plastica, questo è sicuro. Poi non si vede molto della bobina mobile, perché qui c'è solamente lo spider, ma non c'è alcun tipo di ventilazione qui. ok. Però c'è un tubo, un bel buco, eccolo qua. Ok. Questo buco, giro? No, lo vediamo da sopra. tanto. Ok, questo giusto, questo bel buco che serve appunto per ventilare. Perché? Perché la membrana si muove, il parapolvere schiaccia, comprime l'aria verso la parte posteriore che prende sfogo qui e Esatto. raffredda. E quindi non c'è, diciamo, da comprimere l'aria che diventerebbe un ulteriore elemento che si frapporrebbe al movimento del cono. Bravissimo, e fai il secondo, la seconda funzione molto importante che è quella di raffreddamento, Certo. perché non fa altro che Pompare aria fresca all'interno. bravo, tira e spinge l'aria. Giralo per Perfetto. cortesia così mostriamo meglio la membrana. Esatto. E Questo lo- però lo faccio così. Esatto, perfetto. Eccola qua, quindi membrana corrugata. Sì, classica GPL. Sì, classicissimo proprio. E va bene. Va bene? Possiamo, che dici, andare all'ascolto? Io direi che sicuramente è il momento di ascoltarcela. Ok, ciao. Allora, cominciamo da qui. Allora, io questa volta non dico una parola, non proferisco verbo. Anche perché c'è uno che ha scritto, Sì. poi ha cancellato il commento. Sì. Appena vi sento parlare, puntini, 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 antipatia assoluta. Ah, che bello.
Invece io sono stato additato come un dandy. Ah, beh, No, non snob né saccente, ma un signore dandy. Non so se prenderlo come un complimento oppure no, ma nessuno me l'aveva mai detto. non voglio però chi è di noi due Starsky e chi è di noi due Hatch? Nessuno è alto e biondo. Quindi- Vabbè. Mannaggia. Allora, dai, allora. parla tu. Dunque, questi diffusori a me stanno simpatici. Stanno simpatici, intanto faccio un discorso di tipo, di carattere tipologico, non di come suonano. A me l'idea di un all-in-one contenuto nel diffusore, tutto sommato, piace abbastanza. Perché continuo a immaginare che una persona non audiofila, uno che vuole ascoltare la musica e la vuole ascoltare bene, qui trova una risposta alle sue esigenze. Le SCARTI in un solo pacco arrivano, un solo pacco, tutte e due insieme. Le SCARTI, le posizioni, attacchi la spina e usi il telefonino per sentirti Spotify, hai già fatto gol. Fine. Poi, se sei amico mio e sei un po' più rompiscatole, attacchi il cavo Ethernet, non usi il wifi, usi Qobuz e non usi Spotify, e usi DLNA magari con i file su un NAS, insomma puoi fare via via un percorso di crescita sempre utilizzando questi diffusori. Però lo fai partendo dalla base di un diffusore che ha tutte le carte in tavola per suonare come Dio comanda. Sì. Scende in basso, dichiarato 40 Hz come limite estremo, quindi è un basso importante. Hai una sonorità che può piacere o meno, ma è la sonorità delle JBL. E quindi, insomma, se ascolti determinati generi, penso a un certo tipo di rock, a un certo tipo di jazz, è molto coinvolgente, molto materico, molto denso come suono, un gran bell'andare. Se tutto questo lo posizioniamo a 4.000 euro, che ripeto è un numero, perché 4.000 euro sono un certo numero di soldini, ma sempre dovete pensare che qui c'è la sorgente, il DAC, lo streamer, l'amplificatore, anzi ce ne stanno 4, il diffusore e non ci sono i cavi. Insomma, con 4.000 euro ti sei portato a casa un impianto completo. Quando qualcuno ci dice dovreste fare le prove di un impianto completo, eccolo l'impianto completo, è autocontenuto all'interno di questi due diffusori. Sì. A me sembra francamente una gran bella soluzione. Ripeto, questo è un sistema d'ascolto come Dio comanda, ha tutti i fondamentali al posto giusto. Che può sostituire completamente un sistema hi-fi tradizionale. Sì, ma io immagino in questo caso non la figura, se vogliamo, un po' straordinaria del signore che me le ha fatte ascoltare per la prima volta, perché quello le stava ascoltando in una stanza in cui c'era un signor impianto, ma veramente un signor impianto con dei diffusori da pavimento, non mi ricordo che diffusori erano, forse delle TL grandi. Cioè, questo era una persona con grande esperienza, grande capacità, che era passata a questi diffusori. No, forse quello è una rarità, ma io penso a proprio quello che inizia e vuole iniziare col piede giusto e non c'ha voglia di mettersi a ragionare, cavi, amplificatori, si prende queste, sta a posto per sta sempre. a posto. Sì. Insomma, è un gran bel risultato. La differenza fra 4305P e queste 4329P mi fa riflettere sull'importanza del diametro del woofer e quindi della distorsione in gamma bassa e di quanto poi tutto questo si traduce in un ascolto molto più piacevole, perché sì. Le 4305P hanno lo stesso engine audio, poi hanno un DSP leggermente diverso, degli amplificatori meno potenti, ma di fatto più o meno l'infrastruttura è la stessa. Semplicemente cambia enormemente il diametro del woofer e quindi quanto scende in basso e quanto è più lineare l'emissione in gamma bassa e in gamma media. E
e questo è estremamente importante per la salute di tutto il diffusore, quindi non pensate solo che se il woofer è più grande scende più in basso, se il woofer è più grande probabilmente, soprattutto in un due vie, la risposta di tutto il diffusore è molto più lineare e diventa molto più piacevole all'ascolto, e questa è una considerazione che non si fa solo con queste casse, ma io credo di poter condividere un po' con tutti i diffusori, anche quelli passivi. Riguardo poi queste casse e l'ascolto di queste casse, è inutile dire quanto a me piacciono le JBL, quanto poi riescono a esprimere un suono estremamente coinvolgente, soprattutto con un certo tipo di musica che tu hai citato, magari anche con musica un po' più colta, come potrebbe essere musica classica, operistica, ma soprattutto classica. Senza dubbio il registro grave, che scende tanto, scende bene, molto frenato, molto coinvolgente, sicuramente riesce poi a dare un senso anche a un ascolto un po' più raffinato e un po' più difficile di quanto non siano certi altri generi. Sì, questo è un diffusore, lo stavamo prima ascoltando con un disco del nostro amico Danilo Rea, Che salutiamo. dove appunto il fraseggio del pianoforte, anche nei pianissimo, era molto ben riprodotto. La registrazione è una registrazione eccellente, però usciva fuori molto, come posso dire, articolato, molto focalizzato, gli armonici erano quelli giusti, insomma un ascolto di una certa raffinatezza che a me ha soddisfatto. Detto questo, però, ecco, ascoltando i Depeche Mode con cui abbiamo iniziato e tutti gli strumenti elettronici che scendono molto in gamma bassa e hanno delle repentine variazioni dinamiche, sono riprodotti perfettamente, non c'è mai un basso slabbrato, lento, con eccessive code, è molto, come dire, stretto, è molto, molto denso, molto veloce e molto pronto, quindi veramente un ascolto completo che a me ha soddisfatto. Poi del resto, Giulio, stiamo parlando di un'azienda che prima di tutto fa i diffusori amplificati, perché JBL è fortissima nel professionale, Sì. è fortissima nelle amplificazioni da palco, nei diffusori attivi da palco, e queste sono la serie un po' a cavallo tra quella professionale e quella amatoriale hi-fi, quindi è griffata, come dire, è fatta, si vede, si sente, si capisce da qualcuno che queste cose le fa con una grande disinvoltura. Ecco, l'unica cosa che io penso possa magari frenare qualcuno, possa, tra virgolette, limitare la diffusione di un prodotto come questo, è che sono dei diffusori piuttosto grandi. Essendo grandi ti ripropongono quella tematica di dove le metto, i miei familiari barra conviventi le accetteranno, non le accetteranno, le devo tenere troppo a ridosso del muro, magari non riesco a sfruttarle per bene. Insomma, queste sono le tematiche tipiche del diffusore di un certo litraggio, ma questo è qualcosa che uno sa nel momento in cui se ne va a comprare. Se vuoi una certa estensione sul basso, una certa chiarezza del medio e tutto quello che abbiamo detto fino adesso, la fisica purtroppo questo impone alcune regole che non si possono eludere. Assolutamente. Allora, subscribe, campanella, mi raccomando, abbiamo bisogno di follower, vogliamo arrivare a 10.000 nel più breve tempo possibile. Per cortesia, seguiteci, fateci seguire. Poi fate click, a voi non costa niente, a noi invece ci dà un grande aiuto. E poi forse va bene anche per loro, perché se siamo più forti noi, poi riusciamo a... Lo abbiamo già detto, riusciamo a ottenere qualche prodotto in prova in più. Ok? Ciao, grazie. Ciao, grazie.